Ciao a tutti, siamo a Firenze, nel centro di Firenze, in via del Porcellana 25 rosso. Allora, perché 25 rosso? Rosso perché a Firenze ci sono due colorazioni di numeri civici. I rossi erano per le attività commerciali, mentre i neri erano per le abitazioni normali. Perfetto, quindi 25 rosso perché attività commerciale. Esattamente, esatto. Alle mie spalle vedete Trattoria Sostanza, la trattoria tipica fiorentina, e sono in compagnia di Massimiliano, che è adesso il titolare della Trattoria Sostanza, detto il Troia, locale storico di Firenze. Fantastico, allora entriamo Massimiliano, così ci spieghi Parliamo un po' della storia del locale, va bene? Andiamo. Allora Massimiliano, qual è la storia di questa trattoria? Allora, la trattoria nasce nel 1869 dalla famiglia Campolmi. Nasce come una canova. Le canove erano degli esercizi commerciali dove però c'era un po' di tutto, dal gioco delle carte alla vendita del vino sfuso, dell'olio, della pasta. Facevano qualche zuppa per i fiaccherai. I fiaccherai erano i conducenti delle carrozze. Ah, fiaccherai. I fiaccherai. Ed erano ubicati in fondo alla strada, nell'edificio in fondo a sinistra, che è il vecchio ospedale di San Giovanni di Dio. Okay? Loro erano ubicati lì all'interno e fino, diciamo, all'inizio del Novecento rimane come canova. Colui che ha inventato la trattoria era Pasquale Campolmi. Dopodiché è arrivato all'inizio del Novecento il nipote Guido Campolmi. A lui si deve la trasformazione da canova in trattoria. E la storia, la leggenda narra questo, che all'inizio del Novecento alle cascine facevano le gare con le macchine. Un nobile che faceva le gare con le macchine ebbe un incidente e fu portato all'ospedale di San Giovanni di Dio. I nobili che venivano a trovarlo domandavano dove si può andare a mangiare, e allora gli fu detto: guarda, c'è una piccola bottega qua dietro, un giorno facci un piatto, un giorno faccene un altro, e si è trasformata in trattoria vera e propria. E lì sono rimasti fino al 1933, anno in cui l'ospedale si è dovuto ingrandire e loro si sono trasferiti in questo locale. Questo locale, così come vedete, dal 1933. Cambiato solamente il pavimento perché c'è stata l'alluvione del 66, il locale è stato invaso dall'acqua e quindi è stato cambiato. Il Guido Campolmi lo gestisce fino al 1944, anno in cui muore. Lo chiamavano, è lui che chiamavano il Troia, perché a Firenze un troiaio è una cosa sudicia, sporca. Lui stava in cucina, girava le bistecche con le mani, si puliva il grembiale, infilava le mani nel sugo, non c'era l'HCCP allora, infilava le mani nel sugo, poi veniva in sala, veniva tipo da te: come stai oggi, un rumore grosso? Vai a Guido, guarda che troiaio tu sei, sudicio. E allora praticamente fu sempre chiamato con il soprannome del Troia, però siccome l'insegna fuori Troia non poteva essere messa perché era un nome un po' osé, fu scelto Sostanza, per la sostanza del cibo, sempre conosciuto come il Troia. Fantastico. Dopo di lui sono venuti i due figli, uno stava in cucina, l'altro stava qua al banco, che altro non erano che i principali di mio padre e del nonno del mio attuale socio. Nel 1977 la famiglia Campolmi ha deciso di lasciare e i dipendenti di allora hanno rilevato la gestione della società, e noi adesso siamo i figli o i nipoti di quei dipendenti. Fantastico. Quindi ci troviamo nel locale che è qui dal 1933. Così come vedete, dal 1933. Così come lo vediamo. Sì, esattamente. Naturalmente è stato messo le pale, è stato messo l'aria condizionata, però il resto è rimasto così. Come vedete qui ci sono tutte queste fotografie che vediamo. Ci sono attori, ci sono personaggi famosi, ci sono cartoline, ci sono foto dell'alluvione, come vedete. Qui è stato Marc Chagall, c'è l'autografo, c'è stato John Steinbeck, Ezra Pound, tanti attori americani, tanti attori europei, italiani, e queste praticamente sono delle foto del fatto che sono venuti qua. È fantastico, dopo le mostreremo bene. Ci sono foto di mio padre e degli altri soci di quando hanno iniziato qua.
foto storiche che ormai hanno 50-60 anni. 60 anni, meraviglia, una meraviglia. Senti, a proposito del nome, quindi abbiamo capito, Troia era un po' il soprannome, sostanza invece fa riferimento alla sostanza del cibo. Fu scelto per la sostanza del cibo. E cosa si mangia qui alla trattoria Sostanza? Questa è una tipica cucina toscana. I piatti per cui siamo più famosi, oltre alla bistecca che noi cuociamo sul carbone, ancora carbone vegetale, sono il tortino di carciofi e di petti di pollo al burro. Allora, tortino di carciofi e petti di pollo. Questi piatti praticamente sono conosciuti in tutto il mondo e da tutto il mondo vengono qua a mangiare questi piatti. Vabbè, dopo li provo. Devi provarlo, il tortino e il pollo li puoi trovare solo qua. Senti, invece una curiosità, ieri ho preso una fiorentina, che tu la chiami bistecca, la fiorentina però noi la leghiamo a tradizione culinaria di Firenze. E la curiosità, non è stata servita con le patate. E la vera fiorentina come si serve, come si fa? Allora, la fiorentina, cioè noi qui i piatti, come si chiamano, i contorni vengono portati a parte. Qui le patate non sono mai state fatte, ma per una questione, perché poi se vedi la cucina, lo spazio, non abbiamo lo spazio per fare le patate. Certo. Allora, la fiorentina noi la facciamo sul carbone, alla griglia, e partiamo da 500 grammi a salire. 500 grammi a salire fino praticamente a bistecche di 1,5 kg, 1,6 kg, 1,7 kg, che sono naturalmente molto alte, che quindi richiedono solo al sangue, da non servire né media cottura né cotta bene, e perché devono essere anche calde dentro al sangue e cotte fuori. Solo esternamente. Solo esternamente. E diciamo, noi la caratteristica è cuocerla ancora su carbone, cosa che adesso i locali che aprono adesso non possono più fare perché il carbone non è più, diciamo, consentito. Esatto. Adesso usano molto pietra lavica, altri tipi di forno. Noi riusciamo a mantenere questa caratteristica perché siamo un locale storico. Esatto. Quindi, allora, che dire, se volete mangiare tipico, una fiorentina tipica e soprattutto in un locale storico che ha visto passare tanta gente, venite qui con Massimiliano. Grazie mille, grazie a voi. Ciao, a presto.